Vi presentiamo la nostra nuova casa XXL. Andiamo a fare il tour e vi spieghiamo com'è fatta la nostra nuova casa su ruote XXL. Partendo dall'esterno, su questa fiancata qui dove abbiamo la porta d'ingresso abbiamo una porta del gavone posteriore molto grande, la finestra che sarà poi della stanza che vedrete dopo, la botolina della cassetta del WC per svuotare le nostre acque nere, presa elettrica della 220, grilli del frigo che a noi non servono più e dopo vi spieghiamo il perché, gavone passante perché questo camper ha un doppio pavimento passante in tutto il suo vero camper. Qui noi l'abbiamo usufruito per la scarpiera per le nostre scarpe, che è molto comodo. Altro gavone passante, questo addirittura abbiamo anche la maniglia per tenerla aperta a differenza dei cosi di plastica attaccati qua. La parte bassa è tutta comunicante con l'altro lato e qua sopra possiamo rimuovere questa tavola perché si entra dalla dinette internamente. Da dentro possiamo accedere a questa parte soprastante fino a qua. Se noi togliamo questa tavola qua possiamo usufruire di tutto questo in altezza da dentro o da qua senza problemi. Qui c'è posizionata una delle due cisterne delle acque bianche da 200 litri più altri 200, quindi abbiamo un totale di 400 litri di acqua potabile. Cabina, parliamo di un Iveco 3170 cavalli, anno di fabbricazione 2006. È inutile che vi facciamo vedere la cabina perché non c'è niente di particolare, una cabina dell'Iveco classica come tutti gli Iveco Daily, 60 quintali. Mansarda, da quest'altro fianco cabina solita sempre del Daily. Qui abbiamo la finestra che ci dà sulla dinette come quella di là che non vi ho detto prima che sono delle due dinette, finestra della mansarda che c'è anche di là, quindi abbiamo due finestre in mansarda, due finestre in dinette zona giorno, una in cucina e due che le vedrete dopo, quelle in fondo cosa c'è là dietro. Qui abbiamo un altro gavone che è quello che comunica, che si vede dietro la cisterna dell'acqua, che è tutto passante, è già occupato, c'è l'oscurante, ombrelli e cose nostre. Vano di ispezione, questo è molto fondamentale perché è molto bello, non ce l'ha quasi nessun camper. Pompa dell'acqua, dove abbiamo per svuotare la valvola dell'acqua calda, svuotiamo la parte calda, parte fredda, svuotiamo le acque bianche, qua c'è da pulire perché abbiamo fatto un po' di lavori. Pompa dell'acqua e tutte le sue varie diramazioni dei tubi. Qui dentro abbiamo il vano bombole, dove ora non ci sono più le bombole perché noi abbiamo un altro sistema qua che abbiamo creato. Tappo carico dell'acqua, griglia di areazione originale per il forno che c'era a gas, ma ora poi dentro Jessica vi spiegherà cosa abbiamo installato. Coperchio realizzato con la stampa 3D, grazie Luca, che abbiamo chiuso il camino della caldaia Alde perché non abbiamo più il gas, quindi non ci serve più quello che è il camino del gas dell'Alde. L'abbiamo tappato per un semplice motivo, non rischiare che entrano insetti e ci vanno a fare nidi e quant'altro. Porta gavone lato posteriore uguale all'altra. Al nostro interno cosa abbiamo? Lo scopriamo assieme. Il cuore pulsante che ci permette di gestire tutta l'elettronica e le cose elettriche del nostro camper. 10 kW di inverter, 15 kW di accumulo, 4 kW di pannelli solari, compreso il rimorchio che ora non è agganciato perché già chi ci segue conosce il nostro rimorchio che ha altri 880 watt installati sul tetto. Nel gavone originariamente su questa parete dove c'è l'impianto non c'era niente, su questa parete abbiamo uno scomparto qua, uno scomparto qui, qua sotto andiamo a con questa maniglia scaricare le acque grigie e là dietro troviamo la caldaia con l'altra valvola per scaricare il boiler, sifone dei rubinetti per non far salire gli odori. In centro abbiamo la cisterna delle acque grigie da 200 litri. Ora noi, visto che il padrone di prima aveva messo una cisterna in più di acqua potabile, andremo a noi ad installarne una ulteriore delle acque grigie, così abbiamo 400 di bianche e 400 di grigie. L'ultimo scomparto abbiamo l'aria condizionata canalizzata originale del camper. Qui abbiamo il motore e poi dentro vi facciamo vedere tutte le bocchette che ci sparano l'aria fredda. Luci originali molto potenti al neon. Qua sopra un piccolo scomparto per il postiglio, per metterci quello che vogliamo. Altra piccola parte del cuore pulsante del nostro impianto, quadro elettrico della 220 dove abbiamo tutto, dobbiamo finire di etichettare bene, tutto domotizzato che da remoto vediamo i consumi, possiamo gestire tutto e annullare quello che ci serve e non ci serve. Parte posteriore, niente di particolare, abbiamo il portabici e lassù in alto
l'ultima cosa da farvi notare, il modello del nostro camper, che non ve l'abbiamo detto all'inizio ma lo scoprirete ora, che è un Deathless Globetrotter XXL. Passiamo a quello che è la parte interna, che è molto importante. Venite con me, andiamo a scoprire all'interno come è fatto il nostro nuovo casa su 4 ruote XXL. Buongiorno a tutti, ecco a voi la nostra casa internamente. Vi facciamo vedere questa bella dinette, veramente grossa, è una L, in più questo pezzo qui, ed è molto molto capiente. Abbiamo questo tavolo che abbiamo l'apertura, cioè abbiamo una leva sotto, si tira su, tac, e si incastra. E il tavolo è pronto per mangiare, direi, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone tranquillamente. Per chiuderlo, schiacciamo la leva, tiriamo un goccino indietro e va giù da solo e fa tutto da solo. Tac, tavolo di nuovo com'era. Come dico io, Top number one. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4 bestipetti in alto. Io sono un po' bassina e quindi mi tocca dove, vabbè, noi ci abbiamo messo tutta roba da mangiare. Questo qui è un po' di Christian e un po' di tanta roba. Abbiamo un bellissimo oblò panoramico. Di qui abbiamo altri 3 stipetti dove abbiamo PlayStation di Christian e roba da vestire di Christian. Si vede che è tutto in disordine. Abbiamo un letto in mansarda molto molto comodo dove ci abbiamo messo Christian, dove lui ha ben 2 finestre, una a destra e una a sinistra. sopra la porta d'ingresso abbiamo quello che è la gestione di tutti i nostri componenti. C'è il trio gas, abbiamo un sensore qua sopra e una sotto. Al centro abbiamo il quadro originale della Deathless, dove ci abbiamo l'orario, la temperatura, vediamo i livelli dell'acqua, vediamo un po' tutto. Di qua abbiamo quello che ho installato io, che è il Victron, il serbo, lo schermo, per vedere tutti i nostri livelli, batterie, quello che carica i pannelli solari, tutta la gestione elettronica. Sotto abbiamo installato la televisione con staffa scorrevole e si può muovere anche in questa direzione. Noi solitamente la teniamo quasi tutta chiusa e rivolta così, in modo che dalla dinette tutti riusciamo a vederla senza problemi. Era, diciamo, un po' l'unico punto che dà un pelo fastidio all'ingresso, ma bisogna stare attenti, ma è l'unico punto dove potevamo metterla senza grossi problemi. Poi insieme a questo camper ci hanno anche venduto questo affare qua. No, muore il mio bambino, lui è Pippotto, chi ci segue lo conosce. Qui abbiamo creato lo spazio per Pippo, la gabbia ci sta giusta, lui, lo sapete, chi ci segue, la usa praticamente solo per dormire. Ora è dentro perché sta facendo la pappa e perché dovevamo registrare in 3 esci, chiudi, apri, per non rischiare l'abbiamo lasciato dentro, quindi è nella sua casetta, al comodo, e a far la pappa. Quindi anche Pippo gli abbiamo trovato il suo angolo. Questo originariamente era il posto dove ci andava la televisione, ma appunto noi abbiamo messo Pippo e quindi la TV l'abbiamo messa qua sotto. Qui abbiamo gli interruttori per accendere e spegnere le luci dell'ingresso e sia sopra che sotto abbiamo l'apertura dello scalino per, se siamo su e lo vogliamo chiudere, non dobbiamo abbassarci ma lo chiudiamo da sopra. Se dobbiamo scendere lo possiamo aprire da sopra e una volta giù dal camper possiamo chiuderlo da giù senza dover venire su, quindi molto comoda questa cosa. Poi da questo lato di qua abbiamo la zona cucina, che ora poi nello specifico ve la faccio presentare da Jessica. Vi faccio vedere solo gli stipetti sopra, così visto che lei non ci arriva gli spiego io. Abbiamo uno stipetto di qua molto capiente, uno stipetto qua con 2 ripiani senza lantina, solo con questi per non far cadere la roba in movimento, e un altro stipetto a doppia porta da questo lato. Ci occupa un po' di spazio la parte centrale perché qua sotto c'è il camino per l'aspirazione della cappa, questa qua. Quindi la parte alta l'abbiamo elencata. Ora vi faccio vedere un'altra piccola parte tecnica che la spiego io, dove in questo angolo abbiamo il comando dell'Alde, dove possiamo azionare sia il boiler che il riscaldamento. Funziona tipo la truma, nel senso che possiamo accendere solo acqua calda o acqua calda e riscaldamento. Possiamo decidere se farla andare a gas, combinata gas ed elettrica o solo elettrica. Con questa rotella dall'1 al 5 gestiamo la temperatura che vogliamo nel nostro camper. Tra il 3 e il 4 abbiamo un pallino che identifica i 19-20 gradi, dove loro dicono
temperatura di comfort. Però noi quest'ora non lo usiamo più, lo usiamo solo come parte elettrica per il boiler, perché quello che riguarda il riscaldamento lo gestiamo tramite Victron. Quindi ci serve giusto come accensione del boiler, ma stiamo lavorando anche su quello per gestionarlo in un altro modo e non farlo più comandare da qua. Poi qui sotto abbiamo il TrumaFroster, che praticamente è il sensore remoto dove con il nostro telecomando, sparando qua, diamo il consenso all'aria condizionata di accendersi e spegnersi. Sotto abbiamo gli interruttori delle luci della cucina e di due neon che sono sopra agli stipetti sull'anteriore, una presa a 220 volt dove noi abbiamo messo qua la macchinetta del caffè. Arrivati a questo punto, l'ultimo angolo di questa zona giorno, cucina, penultima perché c'è ancora una piccola parte, ve la facciamo spiegare da Jessica. Abbiamo una piastra induzione di cui io ci ho messo questo che è molto utile per non rovinare la piastra induzione. Tengo a fuochi. precisare che ringraziamo Angela e Osvaldo che ce l'hanno fatto conoscere, perché Sì. serve per cucinarci anche sopra, Sì, non ci è puoi solo di cucinare. protezione. Sì. E questa è una piastra a 3 fuochi, 1, 2 e 3. Abbiamo uno scomparto che io ci tengo le spugnette per la cucina, che è grosso così. È molto utile. Qui abbiamo la macchinetta del caffè che ve l'ha già detto Angelo. Qui abbiamo il lavandino, l'abbiamo cambiato perché quelli originali sono tutti bassi così e quando lavi le pentole non riesci a lavare le pentole, quindi abbiamo deciso di mettere questo che me lo posso spostare come voglio io. Poi in basso abbiamo questo stipetto che è stupendo, carrellino che viene indietro, io ci ho messo i piatti e le pentole, l'altro carrellino che viene in avanti, non indietro, con le pentole, e poi sotto sono riuscita ancora a usufruire dello spazio per contenitori e cose varie. Poi un altro stipetto, qui io mi ci appendo gli stracci per asciugare le posate. Qui abbiamo il bidoncino per la spazzatura, molto comodo. Poi abbiamo dei ripiani dove io mi ci sono collocata detersivi, olio e cose per cucinare. Abbiamo delle manopole per interrompere e spegnere il gas, che noi adesso non ci servono più. Abbiamo due prese con l'asciugo, poi abbiamo un cassetto originale, così usciva già per le posate, e poi qui esisteva un fornetto a gas della Deathless originale. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo messo un fornetto che fa anche da friggitrice ad aria, elettrico, molto comodo. E cosa abbiamo? Siccome avevamo questo spazio, cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati noi un cassettino che ho recuperato per potermi mettere le mie tovaglie. Questo cassettino molto comodo e molto utile, che ha anche l'incastro, tac, quando fai tac è incastrato, quindi nel movimento non si apre. Abbiamo una griglia originale per poter far sì che esce il calore del forno. Nella griglia che avete visto prima fuori, che era quella del forno a gas, cosa abbiamo fatto? Angelo e Cristian hanno creato con un interruttore 01, sentite? Si attiva una ventola. Cosa succede? Questa ventola, spegniamo perché fa un pochino di rumore, questa ventola prende aspira l'aria calda del forno e la sputa fuori, in modo che l'ambiente rimane sempre freddo. Scusate, ma qui c'è una correzione dallo staff e mi hanno detto che ho sbagliato e ho detto che le manopole del gas le spengo, ma non si dice le spengo, ma le chiudo. Aperta e chiusa parentesi. E aggiungerei una piccola cosa che ti sei dimenticata prima sulla zona di net, che su questo lato di qua, come nella L che c'ha le vostre spalle, si può ricavare un altro posto a sedere così da essere in tre anche in questa parte. Ma siccome noi non la utilizziamo, perché praticamente si apriva questo, si apriva una tavoletta e qua si metteva un altro cuscino, noi abbiamo preferito togliere la struttura in modo che da qua rimane semplice l'accesso al gavone sottostante, perché siccome le cisterne dell'acqua qua sono nel doppio pavimento, tutte le dinette sono completamente vuote ed è tutto spazio di immagazzinamento di roba nostra, di stivaggio per le nostre cose. Quindi diciamo che lo stivaggio in questo camper non ci manca. Però ci tengo a precisare che quello che manca sempre è la portata dei pesi, perché è un 60 quintali, ma essendo anche tanto grosso,
pesa anche molto di più di suo, quindi state attenti a chi volesse passare comunque da patente B a patente C anche a questo piccolo dettaglio, perché noi abbiamo fatto una ricerca approfondita e questo modello era l'unico che comunque con i patente C aveva più portata, Sì, è vero. perché ci sono tantissimi 3 assi dove la portata è molto più limitata di questi, quindi state 400 attenti. kg abbiamo. Avevi sì 400-500 kg, qua kg. siamo quasi a 1000 kg di utile che puoi caricare, quindi c'è parecchio margine confronto ad altri modelli che non lo sono, anche della stessa marca, quindi non è per distinguere perché Detlef è meglio di altre, anche certi Detlef su 3 assi avevano la metà dell'utile possibile di carico. Abbiamo ancora un frigo a compressore, ha un bello stivaggio perché comunque è un frigo da casa, e il freezer con 2 cassetti più un altro ripiano. Devo dire che è molto comodo e raffredda veramente bene. E consuma veramente poco. E consuma veramente poco, qui lo dice il tecnico. Qui abbiamo un armadio veramente grosso, di cui abbiamo roba di Christian. L'abbiamo modificato noi questo armadio, nel senso che c'erano dei ripiani e noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un ripiano solo, abbiamo messo per appendere la roba di Christian e sotto così abbiamo potuto mettere la nostra lavatrice da 5 kg e qui abbiamo messo della roba come stivaggio per me, per la lavatrice, cose per la casa, polvere, eccetera, eccetera. Volete vedere cosa c'è dietro questa porta? Andiamo in bagno. Questo è il bagno del nostro camperino. Allora, su questo lato di qua troviamo nella zona centrale un bello specchio, che è lo stesso che troviamo anche sulla porta. Abbiamo uno specchio molto grande, non so se riuscite a vederlo, che si può aprire, e abbiamo qua dello stivaggio con dei ripiani dove noi abbiamo messo tutta la roba, ferro da stiro, stufette, roba da bagno. Sul lato sinistro abbiamo un bello armadio, che questo lato di qua è di Jessica, e fortuna ha voluto, qua dietro passa tutto il sistema dei tubi della vaso di espansione dell'Alde, quindi quando si accende il riscaldamento la roba è tutta bella calda, non che nella mia parte è ghiacciata, ma qua è più calda, che a me sarebbe piaciuto. Sul lato destro abbiamo il mio armadio, uguale praticamente a quello di Jessica, la differenza è che uno l'hanno distribuito con più ripiani, questo ha solo un ripiano sopra e poi ha la roba appesa per i capi lunghi. Non fa tanto per me perché io non ho gli abiti da sera che devo andare con le cose lunghe, però diciamo che per la roba che ho io e come ci siamo attrezzati va più che bene. Nel centro abbiamo una mensolina, rubinetto dell'acqua che abbiamo sostituito noi con la cascata, perché quello originale era un po' brutto, un po' basso, quindi non ci piaceva tanto, era un po' vecchiotto, un po' tutto macchiato. Qui abbiamo il comando, una presa 220 e il comando di accensione di tutti i faretti, perché con uno accendiamo solo 3 faretti, con l'altro i 2 centrali e con l'altro accendiamo i 3 della doccia. Con quest'altro interruttore accendiamo, visto che il nostro bagno non ha finestre, c'è solo un oblò che però, avendo messo i pannelli solari, rimane poca luce e non si può aprire. Loro, Detlef, cosa ha studiato? Una ventilazione forzata con una reazione che va esternamente per cacciare via gli odori di quando facciamo la popò. Quindi da qui estraiamo l'odore che si trova sopra il nostro WC. Tornando sul lavandino, abbiamo il lavandino, sotto ancora stivaggio. Apriamo le nostre 2 porticine e abbiamo un bello stivaggio anche qua sotto. Nella parte del pavimento, qui sotto troviamo la caldaia Alde. Se dobbiamo fare manutenzione da qua si può fare qualcosa, se no dal gavone esterno dove vi ho fatto vedere prima si può accedere anche da là, ma è un po' più scomodo, qua è più rapido. Quest'altra botola centrale accediamo alla tanica delle acque grigie per ispezionarla, pulirla, qualsiasi cosa. E invece poco prima di entrare in bagno abbiamo un'altra botolina, che è questa, di ispezione per le acque bianche, per la cisterna dell'acqua potabile. Sulla parte posteriore qua dietro abbiamo uno scalino e qui abbiamo un ulteriore stivaggio dove noi l'abbiamo adibito a calze e mutande, e una parte di qua dove c'è roba, diciamo, pulita da lavoro, ecco, dove abbiamo selezionato la roba da lavoro solo di qua. Poi dalla parte di qua abbiamo il WC e qua sotto abbiamo il termosifone che riscalda il nostro bagno, oltre ad avere anche il riscaldamento a pavimento e dietro il lavandino che scalda tutto. Altro spazio di stivaggio per asciugamani, carta igienica, salviette, quello che ci serve su questa parte qui.
appendi asciugamani che penso li abbiano studiati apposta, che quando si ha il riscaldamento acceso ci scalda anche un po' gli asciugamani. Se non l'hanno fatto apposta comunque può avere anche questo doppio utilizzo. E qui abbiamo la nostra bellissima doccia, che sapete che io sono alto 1,80 m, apro le braccia, ci sto tranquillamente senza problemi. Con blocchi di chiusura noi ci chiudiamo all'interno e abbiamo una bellissima doccia molto spaziosa. Ciao ciao! Cosa abbiamo qua? L'ultima Una parte. camera da letto stupenda, almeno a noi ci piace molto. Abbiamo una TV, abbiamo altri stipetti, qui sono 3 stipetti di cui ci abbiamo messo la roba da vestire. Qui in alto, come potete vedere, abbiamo degli altri stivaggi e qui, come potete vedere, ci sono i nostri pelosetti sempre vicino a noi, Bernice e Taiso. E qui abbiamo 2 finestre, una a destra e una a sinistra, e sono molto molto grosse, quindi abbiamo molta luce. E aggiungo anche che qui nel letto tutto il perimetro dietro, i 2 laterali e anche la parete di là, abbiamo tutto il sistema di riscaldamento che ci tiene caldo e ci coccola durante la notte. Per Jessica non gli piace tanto, a me invece piace tantissimo perché ero abituato alla mansarda a dormire nell'angolino e avevo sempre il freddo, invece ora c'ho il calduccio. Altra piccola chicca, anche la mansarda, tutto il perimetro è riscaldato, sempre dal sistema ALDE, e la metà del materasso da metà in avanti, che quindi andiamo fuori dalla cabina, sotto a tutta la serpentina che è riscaldato, oltre ad avere anche riscaldamenti sulle pareti laterali, sul pavimento che ci riscalda sia le cisterne per non congelarle e sia che ci scalda il pavimento per avere meno sbalzo termico, perché già è molto alto da per terra dal suolo come camper, in più il doppio pavimento, quindi già all'interno il pavimento rimane più caldo, in più è riscaldato, quindi top number one. Persino negli scalini abbiamo il termosifone. Sì, perché io, siccome sono come Tommaso, con la termocamera, accendendo il riscaldamento, ho voluto vedere realmente dove va tutto il riscaldamento, e oltre a fare tutto il perimetro, sotto il letto, le pareti, anche il gradino per eventuali spifferi viene riscaldato tramite un termosifone, così rimane caldo. Anche l'armadio dove c'è la lavatrice c'è un ulteriore termosifone che scalda l'armadio. Nel gavone abbiamo Anche il gavone c'è sotto l'impianto elettrico tutto un termosifone, e qui c'è una porta magica che noi, aprendola da qua, accediamo alla nostra cabina. E anche in cabina, dietro il lato guida qua sotto, abbiamo un termosifone che quando accendiamo il riscaldamento, questo, se vogliamo, possiamo anche chiuderlo, se no lasciandolo aperto scalda anche la cabina. Ulteriore cosa che ha questo camper, questo modello, un'ulteriore pompa elettrica dove possiamo switcharla e fare 2 cose. Se siamo fermi al freddo, azionando questa pompa andiamo a preriscaldare il motore per non fare un avviamento al freddo, quindi oltre a tenere la cellula calda teniamo anche il motore caldo. Altra cosa bella che ha, che possiamo fare l'operazione inversa, ovvero in movimento tenendo acceso il motore, possiamo far riscaldare già la cellula, così arrivati a destinazione abbiamo già tutta la zona comfort molto calda. È veramente studiato bene per il caldo questo camper, ci stiamo trovando bene, molto bello, fatto bene. C'ha dei piccoli dettagli che potevano risparmiarsi, tipo la porta che divide zona giorno dal bagno e dalla notte, io l'avrei fatta scorrevole, perché se noi siamo in cucina e uno in bagno, uscendo, se non sai che in cucina c'è qualcuno o il fornetto aperto, rischiamo di fare dei danni, o il cassetto delle posate aperto, rischiamo di rovinare cose. Quindi se la facevano scorrevole o con l'apertura verso l'interno, secondo me era meglio. Non a tutto possono pesare gli ingegneri, però sono pagati per quello, dovrebbero pensarci secondo me. Quindi Detlef fai migliorie, che poi nei nuovi forse ora è scorrevole, però vabbè. E altro piccolo problema che secondo me non avrebbero neanche dovuto fare, qui sotto dalla porta d'ingresso abbiamo la botola di ispezione dove c'è la nostra centralina con tutta la fusibiliera originale del camper. Però dico io, mannaggia voi, con un buco, oltre ad avere il tappo che quindi c'è anche il buco, siamo vicino al tavolo, vicino alla cucina, si rovescia una pentola dell'acqua e va a finire lì, bruciamo 2000 euro di centralina. Potevate metterla in un punto un po' più consone, che non sia un
punto dove può andarci tutti i vari liquidi senza fare disastri? Piccola domanda per te. Quindi chiudendo con questa cosa qua, perché io poi sono noioso a spiegare queste cose, ma noi ora dobbiamo far vedere il tour del camper che per noi è bellissimo. Direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo le finestre, oscurante, zanzariere, tanta bella illuminazione che abbiamo sostituito noi perché erano gialle, le abbiamo messe bianche che ci piacciono di più. Siamo molto contenti. L'aria canalizzata, abbiamo una bocchetta in camera di Christian, un'altra qua nella zona giorno sopra l'armadio e altre due sono in camera nostra. Altro difetto che secondo me dovevano metterne una in camera, una qui, un'altra qua sopra l'ingresso e una nella mansarda, perché questa zona qua ci siamo accorti che di giorno comunque dove la vivi di più si scalda di più, se c'era più fresco era meglio, però solo l'estate prossima potrà dirci come sarà, tenendola accesa H24 come sempre noi. Quindi un saluto da Pippo, un saluto da Angelo, Da Christian. che hai spiegato quasi niente perché hai fatto il cameraman. Sì. La tua camera, spiega, dai, di ai follower nuovi e vecchi come ti sembra questa nuova camera. In Un altro questa pianeta. camera nuova È una villa, confronta prima. Che dormivo tutto così, adesso dormo così. Non me ne accorgo neanche. Tante volte all'inizio dormivo così. E noi ti dicevamo, ma guarda che c'è E spazio. adesso mi sono cominciato ad abituare. Adesso c'ho il microfono, c'ho la play, c'ho il monitor, c'ho tutto. Top number one. Top number one. E io anche posso dire solo top number one a tutto il camper. Ci troviamo veramente molto bene. Siamo molto soddisfatti. Ci manca un po' casa su 4 ruote, però siamo soddisfatti di Stiamo questa cercando di replicare anche qua casa su quasi 4 tutto. ruote XXL. Molto bella. Sì. Quindi se vi è piaciuto il video, like, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo col nuovo video. Ciao a tutti.